E qui è richiesto ovviamente un'altissima qualità di materie prime, quindi mi sono occupato io in prima persona della selezione di quella che viene chiamata la palette olfattiva. Luca, grazie mille per essere qui con noi oggi. Benvenuti. Senti, io ho una domanda di rito che faccio sempre, anche per un po' dare il contesto a chi ci segue, a chi vedrà la puntata dell'episodio. Quindi parto chiedendoti con chi siamo oggi? Chi è Luca Maffei? Luca Maffei è un naso, quindi si occupa nel quotidiano di creare fragranze per il mondo della profumeria alcolica in particolare, quindi per i brand di moda, del design, per quella che viene chiamata profumeria di nicchia o artistica. Ormai 15 anni fa, rientrato da un'esperienza di qualche mese all'estero con mio papà che mi ha trasmesso un po' la passione per questo mondo, abbiamo aperto Atelier Fragranze Milano, che è una cosiddetta fragrance house, quindi una casa Caso estensiera ok. nel cuore di Milano. Da buon Milanese milanese, doc. doc anche un po' imbruttito forse, non potevo che stare all'interno della città. Mi hai in realtà un po' introdotto una domanda che ti avrei voluto fare, che appunto tuo padre è anche una personalità da quanto so, conosciuta anche non nel mondo delle essenze, e ti volevo chiedere come è cominciato il tuo percorso professionale? La figura di tuo padre ha influito? Se sì, quanto? Anche, non so, da tenera età, quando hai cominciato, insomma, ad avvicinarti a questo mondo qua? Allora, sicuramente il fatto di aver sentito parlare di profumo e di sapere qual era l'attività del naso fin da bambino un pochino mi ha sempre condizionato. Ok. Poi ero piccolo negli anni 90 quando la profumeria italiana, che era legata alla moda italiana, dettava Legge? legge nel mondo. E quindi questa cosa mi affascinava. Ti ha toccato? Assolutamente, poi sai, quando sei bambino che a scuola ti chiedono cosa fa tuo papà e tutti dicono, non so, l'impiegato, il professionista, e io parlavo di profumi e tutti rimanevano a bocca aperta, quindi Qualcosa di originale? il profumo è una cosa che ti fa emozionare solo sentirlo nominare e quindi ero affascinato. Per me era normale vedere un profumo in casa e avere la curiosità di aprirlo, spruzzarlo e sentirlo. Sì. Quindi probabilmente questo ha stimolato fin da subito quella che viene chiamata la memoria olfattiva, quindi la capacità di ricordare profumi, odori. Quindi credo di aver deciso veramente intorno ai 10 anni che volevo far parte di questo mondo. Come? Non lo sapevo. Non volevo fare il naso, è capitato, Ok. o forse l'ho scoperto dopo. Però poi ho iniziato a lavorare in questo settore da un aspetto più commerciale, più di marketing, di valutazione. E lì ho capito che invece la mia memoria olfattiva funzionava molto bene, che mi veniva facile ricordare i profumi, ricordare gli ingredienti, le materie prime che compongono il profumo e soprattutto un lato creativo che penso di avere sempre avuto. Mi piaceva inventarmi giochi o inventarmi avventure, mi portava ad inventarmi i profumi. Ho voluto approfondire, ho fatto una scuola di profumeria e poi ho Poi iniziato il mio il percorso. resto è storia. Senti, io ho letto, ho fatto qualche ricerca prima dell'intervista, e ho letto che tu hai cominciato a studiare economia, poi però Esatto. sei partito per Grasse, Mhm. che per chi non lo sapesse, Grasse è una realtà a sud della Francia, considerata la capitale del mondo del profumo. Come è avvenuto Lo questo, switch. questo passaggio esatto? Cioè, quando effettivamente no, è scattato qualcosa dentro di te? Sì, sì, guarda, me lo ricordo perfettamente, nel senso che io sono uno che mi piace molto avere il controllo delle situazioni, sono uno molto curioso, quindi mi piace sapere tante cose,
approfondire un argomento, e quindi quando ho dovuto iniziare a parlare o a pensare o a discutere anche da un punto di vista commerciale di profumo, mi sono accorto che non ne sapevo abbastanza, e quindi il primo pensiero è stato quello di approfondire la mia conoscenza sul profumo, Ok. sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista storico. Ed è stato lì poi che invece ho scoperto quello che ti raccontavo prima, quindi questa capacità di ricordare, questa attitudine alla creatività e all'inventare il profumo. Ok. Grasse è considerata la capitale mondiale del profumo perché è stato il luogo dove sono nate le prime industrie, sono nate le prime case essenziere, sono nate le prime aziende che trasformavano le materie prime, quindi i fiori, i semi, i legni, in oli essenziali per la profumeria. Ok. È un territorio con un microclima incredibile e quindi ha una varietà di flora pazzesca, e questo ha fatto sì che nascesse lì la profumeria. Credo che veramente l'80-90% Quindi dei residenti ok. nella regione lavorino nell'industria del profumo. Wow. Tantissimi nasi vengono da Grasse e hanno storie familiari perché fino agli anni 70 circa, quando sono nate le prime scuole, era una professione che si tramandava di generazione in generazione, veramente di padre in figlio. Questo perché far parte fin da bambini del mondo dei profumi ti accende, ti stimola quella che ti raccontavo prima, che è la memoria olfattiva. Cioè, quando mi chiedono, ma tu come fai a sentire? Io sento un profumo e poi il mio naso non funziona. Non è vero, cioè, l'olfatto, come tutti gli altri cinque sensi, ce l'abbiamo tutti. Quindi tutti abbiamo il naso al centro del viso, tutti abbiamo quindi l'olfatto, il gusto, l'udito, il tatto, la vista, poi magari qualcuno ha più sviluppato un altro rispetto a un altro, ma tutti sentiamo. Quello che fa la differenza è come sentiamo, cioè sapere che devi respirare per vivere, e quindi l'olfatto è sempre acceso, non si spegne mai, e sentire nel modo giusto. Quindi prima capisci come allenare la memoria olfattiva, prima impari quello che è la gestione o come si esprimono i profumi e di conseguenza le materie prime. Mi hai detto prima che tu sei diventato naso, ma effettivamente, nel senso, è qualcosa che hai scoperto dopo. Anche per chi, magari, ecco, per dare un po' il contesto, che cosa vuol dire essere un naso e che cosa fa? Cioè, dacci magari, ecco, una spiegazione per capire, no, un po' il contesto e quello che effettivamente è uno dei tuoi lavori, in realtà. Sì, sì, il naso può avere diverse accezioni. Per alcuni è considerato al pari di un artista, perché comunque ha questa creatività che esprime attraverso l'olfatto. A me personalmente, anche in una chiave un po' moderna, mi piace vederlo come un designer. Quindi io sostanzialmente ricevo un input da parte di un mio cliente, quindi mi può dire: il mio profumo deve raccontare questa storia, deve rappresentare questa immagine. Mi è capitato di lavorare su profumi che raccontano di viaggi, che raccontano di piatti di cucina, opere d'arte, storie, libri, qualunque cosa, e io lo trasformo in un linguaggio olfattivo. Quindi non faccio un disegno sulla carta, ma Ma è un qualcosa. come se disegnassi nell'aria. E quindi quotidianamente io ricevo questi brief, lavoro sempre su commissione, quindi io non ho un mio brand, e non creo per me, ma creo per altri. Per altri brand. E inizio a immaginarmi che profumo può avere il tuo brief, la tua idea, la tua emozione. Mi faccio un'immagine, un'idea, quindi vado a scegliere tutte quelle materie prime che secondo me possano comporre la fragranza. Io parto sempre da un nome, quindi do un nome alla mia formula, e poi inizio a decidere che voglio utilizzare questa quantità di bergamotto, magari insieme a un po' di vetiver, poi aggiungo una spezia come il pepe rosa e così via, fino a comporre quella che è la mia fragranza.
tutti non lo sanno perché noi acquistiamo un bellissimo flacone esposto all'interno di una boutique, ma quel liquido che c'è all'interno della bottiglia è l'insieme di 30, 40, 50 materie prime dosate in maniera precisa e unica. Ho una domanda, visto che insomma abbiamo parlato un po', no, di oli essenziali, appunto di essenze che voi producete, no, per altri brand. Da dove si parte? Cioè, Sì. quali sono i primi passi per creare un'essenza di qualità? La selezione delle materie prime, portaci un po' nel, no, nel percorso per creare un'essenza di Allora, nicchia. ok, quindi parliamo di nicchia, quindi sicuramente parliamo di qualità di materie prime. Quando ho iniziato l'avventura di Atelier Fragranze Milano, ho deciso che volevo creare una casa essenziera specializzata nella profumeria di lusso, quindi nella nicchia, e in quello che viene chiamato il fine fragrance, quindi tutte quelle fragranze legate ad esempio ai brand di moda. E qui è richiesto ovviamente un'altissima qualità di materie prime, quindi mi sono occupato io in prima persona della selezione di quella che viene chiamata la palette olfattiva, quindi della collezione di materie prime. Calcola che noi non siamo una realtà medio-piccola e abbiamo una collezione di 900 differenti materie prime tra oli essenziali naturali e sintetici. Quelli conosciuti nella bibliografia per l'uso dei profumi credo siano oltre 10.000. Conoscerli tutti è impossibile, utilizzarli tutti è altrettanto Tanto è impossibile. impossibile. Ogni casa essenziera poi si costruisce il suo stile. Quindi a me piace avere uno stile molto contemporaneo, molto centrato sulla purezza olfattiva delle materie prime. Quindi quando vado a scegliere, ad esempio, non lo so, una rosa o una tuberosa per parlarti di fiori o un ylang ylang, cerco veramente che un cuore olfattivo molto simile alla sensazione naturale e da lì parte un po' il processo di selezione. Quindi a me piace che quando il consumatore sente un profumo creato da me o comunque da FM, percepisca immediatamente la qualità come una sorta di firma olfattiva. Riprendendo un po' un concetto che mi hai detto mentre insomma, mi spiegavi quella che è un po', no, la caratteristica o comunque una dei tuoi ruoli, no, come è naso. Avevo anche visto qualche intervista qualche settimana fa, appunto, dove tu definisci il tuo ruolo come un role playing, no? Cioè tu ti devi un po' immedesimare, no, non solo nel cliente, che in questo caso è un brand, ma anche nel consumatore finale, no? E che cos'è che fai tu esattamente? Cioè, non so, studi la storia del brand, studi la persona, cioè è un qualcosa che voi in realtà come AFM vi definite anche come Human Centric Perfumery, cioè proprio un prodotto che è quasi tailor-made, customizzato, Assolutamente. no? Fatto su misura per il cliente e per il consumatore finale. Allora, partiamo dal concetto del immedesimarsi nel cliente, nel consumatore, che è una cosa che mi piace molto, mi diverte. Spesso mi dicono, ma perché non crei il tuo brand, la tua linea? Soffro della sindrome della pagina bianca, Ok. quindi faccio una fatica incredibile a fare una cosa per me, mentre mi diverte, mi ci dedico al 100% a farla per gli altri. Riprendiamo un po' il lato creativo che ci dicevi prima, no? Fin da piccolo. Esatto. Condizione fondamentale, ci deve essere molta empatia col mio cliente, quindi dobbiamo entrare in una sintonia forte dove io riesco esattamente a capire cosa mi stai chiedendo, perché poi spesso noi descriviamo un profumo utilizzando aggettivi che appartengono ad altri sensi, cioè tu mi dici voglio un profumo dolce, sì, ma io il dolce lo gusto, Un qualcosa di non lo soggettivo, annuso. infatti. Esatto. Deve avere una sensazione morbida, sì, ho capito, ma noi il morbido lo tocchiamo, mica Tocchiamo. lo annusiamo Certo. e così via. E quindi io devo veramente entrare un pochino nella tua testa, In sintonia. in sintonia nel tuo progetto e capire cosa vuoi. Ti raccontavo prima nel dietro le quinte che
credo nell'80% dei casi poi i clienti sono diventati anche degli amici. E io faccio tantissima fatica a lavorare per un brand nel quale non riesco a entrare, un po' Cioè, come fossi un attore in un copione. Lato consumatore invece sono molto curioso, siamo tutto il team FM estremamente curiosi e quindi cerchiamo di viaggiare per il mondo, di incontrare persone, di incontrare i consumatori negli eventi, magari in boutique dei nostri clienti. Cerchiamo di parlare il più possibile di profumo a 360 gradi anche fuori dal lavoro, ma con amici a cena, per vedere che rapporto hanno loro col profumo e poi elaboriamo tutti questi dati e li portiamo all'interno dell'azienda per il lato creativo. Human Scenting Perfumery è un po' il manifesto che abbiamo creato perché negli ultimi 20-30 anni c'è stato un distacco forte tra il brand e il naso. Quindi, mentre una volta quando ti parlavo di quei gloriosi anni... anni 80-90, ad esempio il direttore creativo di un brand di moda parlava direttamente col naso e gli diceva, siccome la mia collezione ha questo tema, Parla di parla questo, di questo olfattivamente. E il messaggio funzionava. Nel tempo si è persa questa cosa, quindi magari non era più un contatto diretto, non ma era era più un contatto diretto tra creativi, intermediario. ma c'erano troppi intermediari. Si è iniziato a testare i Ok. profumi prima di lanciarli e di metterli sul mercato, a fare proprio dei consumer test, prendendo dei benchmark che erano degli altovendenti ed era ovvio che poi questo ha appiattito il mercato. Quindi se tu oggi entri in profumeria sei un po' distratto come consumatore. Io, oltre a creativo, sono un grande amante dei numeri. Ti posso dire che nel 2010 c'erano stati qualcosa come 600-700 lanci di nuovi profumi all'anno, quindi circa uno e mezzo al giorno. Nel 2025, dove la profumeria è arrivata forte al grande pubblico anche attraverso i social network, tu basta che scrolli TikTok o Instagram, tutti parlano di profumo in qualunque lingua del mondo, quindi siamo veramente quasi all'apice di un'onda incredibile. I lanci sono stati 8.000 in 365 giorni. Quindi capisci che questo poi ti porta a un appiattimento totale del mercato. Quello che, che cerchiamo di fare noi quotidianamente invece è di andare direttamente, noi nasi, qui siamo un team di 5, direttamente a parlare con i brand. Questo per avere realmente un contatto diretto, anche perché quello che creo io è il tuo profumo, non è il mio. Quindi poi devi crederci e deve rappresentarti al 100% per avere successo. Ci spostiamo un attimo su un topic che è, diciamo, un topic che trattiamo di solito quando abbiamo modo di fare queste interviste, che è il Made in Italy. Ti vorrei chiedere, c'è una definizione che Luca ha del Made in Italy? C'è un qualcosa che tu riesci a Assolutamente. individuare? Assolutamente sì, e per me il Made in Italy ha sostanzialmente tre caratteristiche che sono eleganza, semplicità e senza tempo. Quindi questi tre fattori rappresentano a 360 gradi il Made in Italy nel mondo, in qualunque ambito, nella moda, nel beauty, nel design, nel food. Questi sono veramente, secondo me, i tre pillar che caratterizzano il Made in Italy e che cerco di trasmettere all'interno di AFM e nelle creazioni di AFM. Tu diciamo che anche un po' per no, quella che è la storia sia dei nasi, sia proprio delle essenze, la Francia ha una grossa storia da questo punto di vista, è un po' anche no, lo rivedo molto anche in quello che cerchi di fare tu, proprio come missione personale, cioè quello di far vedere che i nasi e la storia e l'heritage non è solamente francese, ma anche noi italiani possiamo Dire la dire la nostra. nostra, ecco. No, ma hai detto la parola giusta è missione personale, nel senso che, adesso, polemica sterile, ma il profumo è stato inventato in Italia.
Caterina dei Medici aveva il suo naso personale, Renato Bianco, detto Renato il Fiorentino, René Le Florentin, come lo chiamavano i francesi, perché loro poi a vendere un prodotto sono molto più forti di noi. Ok, quello glielo riconosciamo. Quello glielo riconosciamo. E poi chiaramente però è esploso in Francia. Uno dei motivi per il quale è iniziata la mia missione è stata proprio quella di voler riportare la profumeria italiana in qualche modo al centro del mondo, ma arrivare a non sentire ogni volta dietro una creazione di un profumo per forza un nome francese. È come dire che gli architetti migliori al mondo sono solo in Nord Europa, o gli chef migliori sono solo italiani, e i designer migliori al mondo hanno una bandiera, no? La creatività non può avere confini. È universale. È universale, è un linguaggio universale, quindi ci possono essere talenti in qualunque angolo del mondo. Facendo invece un po' più un focus su Luca persona, durante questo percorso, che comunque sono anni un po' che no, hai anche capito che questa era effettivamente la tua strada, la tua passione, anche grazie a tuo padre, come ci hai detto, ma c'è stato un momento magari di difficoltà, magari un momento in cui hai riconsiderato delle scelte che avevi fatto, un momento in cui, che fa parte anche no, un po' del percorso di vita, del percorso imprenditoriale, del percorso di crescita, direi. Ti C'è direi, stato? ti direi tutti i giorni e mai, nel senso che poi fa parte del gioco, lo metti in preventivo, ci sono giorni alti, giorni bassi, giorni felici, giorni bui, giorni dove la creatività ti arriva in una frazione di secondo e giorni dove ti sembra di non saper da che parte iniziare. Però secondo me questo è il bello, è quello Ogni giorno è diverso, no? che ti dà la spinta ad andare avanti L'adrenalina istintivamente. anche, Sì, da sì, questo sì. punto di Poi vista. quando dicono veramente fai ciò che ami e non lavorerai mai un giorno nella tua vita, lo posso confermare, È nel senso che questo. poi noi facciamo 24 ore su 24, 7 su 7 questa cosa e non potrei fare altro. Senti, io vorrei concludere questa bella chiacchierata che abbiamo fatto insieme con un'ultima domanda, chiedendoti se c'è un aneddoto, una lezione, un momento, un viaggio, un incontro che hai fatto con una persona magari che ti rimane nel cuore di questi anni che vuoi condividere con noi. Guarda, forse passerò banale o scontato, ce ne sono milioni, tutti quelli che faccio quotidianamente da sempre, anche questo, nel senso che poi sono un viaggio, un incontro, una lettura, un film, un'opera, può essere veramente un'ispirazione olfattiva incredibile. Ti ho detto prima che l'olfatto è l'unico senso che tu non puoi mai spegnere dal primo giorno della tua vita all'ultimo, perché devi respirare. E quindi vuol dire che ogni momento della vita può essere fonte di ispirazione Ispirazione. o un momento che ti porta a un'evoluzione o a un'innovazione olfattiva. Luca, io ti ringrazio, è stato un Grazie a te. piacere e abbiamo finito. Grazie.